Buongiorno e benvenuti su The River Lab. Oggi voglio provare insieme con voi questo piccolo amplificatore della Fosi, praticamente, e vedere come funziona. Un amplificatore in classe D e precisamente come modello è un BT20A. È piccolo come un pacchetto di sigarette e diciamo sulla carta promette grandi prestazioni. Vedremo se è vero, lo provo insieme con voi e praticamente poi facciamo le misure, vediamo come è fatto dentro, lo smontiamo insieme e mi levo la soddisfazione di vedere anche questi amplificatorini, diciamo, in classe D, come lavorano. Sono piccoli video che farò per il mese, diciamo, di agosto, senza fare video impegnativi, mentre a settembre si riprende con alcuni video di riparazioni di apparecchiature importanti, anche a valvole, e poi vi presento un oscillatore a bassissima distorsione, a distorsione bassa quasi quanto il generatore interno dell'HP, diciamo l'analizzatore audio che uso. È un progettino mio, ovviamente. Come si dice, lo schema è rilevato dallo schema classico di un oscillatore a ponte di Wien con l'integrato, ma dà delle prestazioni notevoli e il costo, diciamo, è veramente basso, ma se ne riparla, diciamo, a settembre. Intanto continuate a vedere questo video e proviamo insieme questo piccolo amplificatore. Ecco qua, questa è la scatola dell'amplificatore in classe D della Fosi Audio. Vediamo come è fatto dentro. All'apertura della scatola, l'amplificatore è questo, è minuscolo. Nella scatola c'è il manuale delle istruzioni, ovviamente, un alimentatore da 24 volt, vediamo se lo inquadro, 24 volt, 4,5 A che metto da una parte, che dopo lo useremo, e questo è l'amplificatore, che è veramente minuscolo. C'è la sua presa d'antenna, cioè la sua antenna, non la presa d'antenna, che va ovviamente, dopo si vede, nella sua presa, e per ricevere direttamente in Bluetooth dal telefono o da qualche altro dispositivo. Lo inquadro da vicino ora e vediamo come è fatto. È veramente piccolo, lo potete vedere rispetto alla mia mano, non ho delle manone io, E visto dal davanti, semplice, qui c'è la spia dell'accensione, il LED, l'interruttorino e poi semplicemente acuti bassi e volume è quanto, diciamo, può servire per fare tutto quello che si può fare con un mini amplificatore. Le uscite sul dietro e gli ingressi sono questi qui sono i due ingressi, dopo vediamo anche la sensibilità, e poi abbiamo le uscite per gli altoparlanti, dove, se andiamo a vedere, si può o inserire il filo qui dentro. C'è un buchino, se vedete, nella banana, nella boccola, scusate, oppure ci si mette una forcellina e si stringe con la boccola stessa, o più semplicemente, che sarà quello che useremo noi, qui ci vanno le normali banane, ora l'ho detta giusta. Questa è la presa dell'antenna, dove ci andrà la nostra antenna per ricevere il segnale Bluetooth, e qua c'è la spina dell'alimentazione, la presa dell'alimentazione, dove può essere alimentato a 12 e 24 volt. Ovviamente a 12 volt avrà meno potenza che a 24, quello è chiaro. Ora io, se mi date tempo,
lo aprirei, se non è troppo colpo ferire provo a aprirlo, guardiamo come è fatto dentro. Se vedo che è un caos aprirlo, che poi mi rimane in mano, e invece vi dico che non lo faccio. Provo un attimo e vi dico le cose. Allora, smontarlo è molto facile. Qui ci sono 4 vitine a brugola e poi viene via il pannellino dopo aver svitato anche i dadi. Vi passo davanti, dopo aver svitato i dadini dei potenziometri. Il frontale è di qualità perché è d'alluminio pieno, e uno lo toglie e lo mette qui ora, in questo momento qui. Poi dal dietro ci sono altre 4 brugole fatte diverse, sono nere questa volta. Uno le svita e poi può sfilare il tutto. Come vedete è veramente piccolino, però è ben fatto. Ora lo vediamo magari più da vicino. Le saldature sono fatte bene. Da questa parte ci sono, qui sotto c'è praticamente il finale, anche i cavi che diciamo dal finale vanno alle uscite, praticamente non sono male. L'ingresso dell'antenna che se ne va lì, e qui c'è la parte praticamente del ricevitore Bluetooth. Queste bobine qui sono probabilmente per il filtro di uscita, perché se no ci troveremo diciamo il segnale fra virgolette portante, chiamiamolo, a 40 kHz o giù di lì, insomma, che porta anche il segnale audio, ce lo troveremo in uscita, come è successo in altri amplificatori in classe D che ho visto, pochi ovviamente. Questo qui dopo guardiamo con l'oscilloscopio se con questi filtri che ci hanno montato praticamente la cosa si riduce o addirittura si elimina. Comunque direi che è fatto bene. Il dissipatore è piccolino, che probabilmente scalda poco. Permettetemi un dubbio, qui dice 100 watt su 4 ohm se non mi sbaglio. Vediamo un po' di inquadrarlo. A 24 volt dice 100 watt più 100 watt su 4 ohm. Io, anche se è in classe D e scaldano poco, un pochino di dubbio ce l'ho, però poi misuriamo con gli strumenti questi 100 watt se sono RMS di picco o quello che sono, insomma, comunque, e se la potenza che tira fuori è sufficiente, perché ovviamente, come si dice, anche tirasse fuori la metà, 50 watt per canale su 4 ohm, sono più che sufficienti per un ascolto in casa, diciamo anche troppo alto. Lo rimonto e poi vediamo un po', eccolo qua, lo rimonto e dopo lo proviamo assieme, facciamo qualche prova praticamente. L'ho rimontato, un appunto prima di provarlo: se dovete provare un apparecchio del genere, questo mettiamo, considerate che le due masse non sono in comune di queste uscite, praticamente i due meno, chiamiamoli, non sono in comune, sicché se andrete a fare delle misure con un oscilloscopio a doppia traccia, succede che con la massa metterete in cortocircuito queste due boccole praticamente, con rischio di bruciare l'amplificatore. Sicché se avete un oscilloscopio anche a batteria, comunque che non collegato alla rete luce portatile, dovrete o usate le sonde differenziali o farete un canale per canale come faccio io. La stessa cosa, queste masse qui non sono le stesse masse qua, sicché anche il generatore sarebbe bene che avesse una massa, diciamo, non sia a terra praticamente come la massa dell'oscilloscopio, perché se usate un generatore dove la massa praticamente è collegata alla terra, succede, facciamo cortocircuito come se cortocircuitassimo, diciamo, questi due
boccole, sicché visto che le masse sono separate, o usiamo un generatore che non ha la massa collegata alla terra, come l'oscilloscopio per esempio, oppure usiamo un oscilloscopio con le sonde differenziali che in quella maniera lì sono completamente isolate. Ve lo dico perché qualcuno ogni tanto li collega e poi li brucia appena l'accende, sicché occhio a queste sottigliezze, diciamo. Il misuratore di distorsione, per esempio, ha questo interruttore che esclude la massa praticamente dal resto del circuito, sicché così è normale, e spostandolo su float questa massa qui non è più collegata al resto dello strumento, sicché in questa maniera si può lavorare in sicurezza. La stessa cosa, ora vi faccio vedere. Allora, la stessa cosa, questo generatore, vedete qui c'è kit float, anche quello si può usare o normale, sicché praticamente questa è la massa e questo è il centrale e esce dall'ingresso per esempio 1 o dall'ingresso 2, oppure si può usare in maniera flottante, in maniera che la massa non sarà collegata poi alla carcassa dell'ingresso dell'amplificatore e il segnale sarà disponibile fra qui e qui sugli ingressi praticamente centrali, in maniera che la massa appunto è rialzata dalla carcassa e non va a creare diciamo problemi. Se no, ripeto, uno bisogna che abbia un generatore o a batteria o insomma poi ne sto facendo uno che è isolato completamente dalla terra, in maniera che non faccia cortocircuito poi con la massa dell'oscilloscopio e con la massa degli altri strumenti. Questo, ripeto, perché come in altri circuiti, anche degli amplificatori a ponte, le due masse sono separate, non sono comuni come negli amplificatori normali, sicché, lo ripeto, questa massa è comune a questa massa, lo stesso quella dell'alimentazione, ma non le uscite degli altoparlanti che sono isolate. Vedete, questo va all'altoparlante, ma questo qui non può andare alla massa, se no lo bruciate. L'amplificatore è collegato, gli ingressi, ho messo anche l'antenna Bluetooth, le uscite. Ora vi faccio vedere il set praticamente. Il mio carico fittizio, che come sapete ha un'uscita isolata, e sicché non ho, diciamo, quei problemi che vi avevo accennato prima, perché abbiamo un'uscita isolata, vado all'oscilloscopio e ogni uscita è isolata, sicché mi isola ovviamente anche la massa dell'amplificatore. Per misurare la potenza useremo questo. Per misurare la potenza useremo questo, che andiamo a leggere praticamente i volt in uscita e poi con la semplice formula, diciamo, otteniamo la potenza. Come ripeto, facciamo come facevano gli antichi, che è bellino farlo ogni tanto. Con l'oscilloscopio andremo a vedere quando l'apparecchio inizia a clippare, sicché praticamente siamo a posto. Avvicino, probabilmente c'è qualche riflesso, ma insomma lo sopportiamo. L'amplificatore è già acceso, come vedete non ci sono residui grossi di alta frequenza, di residuo a 40 kHz che di solito negli amplificatori in classe D ci può essere, sicché è segno che è filtrato bene e non serve nemmeno mettere dei filtri. Avevo fatto vedere in un altro video che se non si metteva dei filtri l'apparecchio non riusciva a leggere specialmente il distorsiometro. Questo è filtrato bene, già da sé si può procedere direttamente. Io alzo, quando vediamo che inizia a clippare, ora inizia, praticamente vedete qui è diventato quasi un'onda quadra, torno indietro e siamo a questo punto qui. Vi inquadro il voltmetro, come vedete siamo 14 volt e mezzo. 14 volt e mezzo su 4 ohm sono 53 watt prima del clipping praticamente, sicché probabilmente
i watt dichiarati, i famosi 100 watt dichiarati, o sono su 2 ohm, che tornano i conti ovviamente, oppure diciamo sono di picco. Comunque 53 watt per canale non è male per un apparecchiettino così piccolo. Ora lo inquadro un attimo, voglio sentire se è caldo. Eccolo qua, sta lavorando a potenza massima e diciamo non c'è dissipazione perché non è forata la scatola, sicché non c'è ricambio d'aria e si sente che comincia a essere caldino, però diciamo l'amplificatore sta lavorando praticamente a piena potenza. Se io lo clippo praticamente sale un pochino la potenza, ma diciamo di poco, non è molto clippato e sale di poco e l'amplificatore eroga qualcosina di più, però ovviamente un amplificatore clippato è anche distorto. Comunque direi, per essere un apparecchio piccolo con un pacchetto di sigarette, va molto ma molto bene, insomma, diciamo. Andiamo a misurare la distorsione. Il manualettino riporta una distorsione di 0,04, se non mi sbaglio, vado a controllare, 0,04%, in realtà abbiamo 0,09, però se andiamo a fare una misura pesata 0,04, che diciamo anche come distorsione in qualche maniera torna, perché non si sa come l'hanno misurata loro. Comunque è una distorsione molto bassa. Proviamo a fare il collegamento in Bluetooth, accendo l'apparecchio, vediamo se lo legge. Eccolo qua, è questo. Praticamente vediamo se si connette e è connesso, l'ho collegato alle casse. Ora cerco qualcosa su YouTube e vediamo se suona praticamente. Ovviamente l'audio non è che si potrà sentire bene dal mio microfono, comunque l'ho collegato alle casse. Ho messo uno dei miei video perché sennò qualcuno dice addio addio, fate sentire la musica e mi bloccano il video, che questo è uno dei miei video. Si sente. Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Che è connesso oggi, praticamente solito e va diciamo bene, si connette anche in Bluetooth. Ho portato un C. Sicché diciamo che l'apparecchio funziona perfettamente. Allora, il video è finito, l'amplificatore l'abbiamo provato insieme, abbiamo visto che comunque funziona piuttosto bene, è un amplificatore economico, chiaramente il grosso vantaggio è che è piccolissimo, però non funziona male. Tra parentesi, come sapete l'audio non si può far sentire attraverso YouTube perché sennò bloccano il video e compagnia cantante. Me lo sono provato un attimino ascoltandoci un pochino di musica con delle casse che ho e effettivamente non va male. Non dico effettivamente non va male perché non lo possiamo paragonare ovviamente a un Marantz o a amplificatori blasonati, però ripeto è piccolino, uno arriva, attacca il telefono e sente la musica, per una cosa così piccolina va anche troppo bene. La potenza è più che sufficiente perché dichiarati erano circa 100 watt per canale, misurati invece RMS 56 watt per canale, e sicché praticamente più che sufficienti per sonorizzare qualsiasi stanza di casa nostra. Le dimensioni sono minuscole, insomma è bellino. Se qualcuno ne interessasse, io vi lascio il link in descrizione e poi fate quello che vi pare. Vi lascio il link in descrizione perché mi dite sempre ma lascia il link, non lasci mai il link. Allora lo metto per quello, non perché ci abbia dei vantaggi ovviamente economici a dirvi dove l'ho comprato, quello levatevelo dalla testa, magari. Comunque io intanto vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ferma un attimo, ovviamente vi ricordo, chi non l'avesse fatto, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella perché se no non verrete avvisati quando escono i nuovi video che faccio, ovviamente se questi vi interessano. Vi saluto nuovamente, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!